Ciao a tutti, questo è il video backstage di un progetto che seguo da un po' di tempo, quindi se volete vedere prima il video, cliccate sull'immagine in sovraimpressione, poi tornate qui a vedere il dietro le quinte, ovvero come ho realizzato questa proto-animazione, altrimenti se è dal video che siete arrivati, proseguite lungo questa strada, perché non avrebbe molto senso guardare prima il dietro le quinte e poi il video originale, giusto? Da dove comincio? Diciamo dall'inizio. Circa verso il 10-15 di luglio, quindi più di un mese e mezzo fa, sono stata contattata da Cindy che mi ha domandato se potevo realizzare per lei un'animazione. Io non ho mai fatto animazioni, salvo forse alle superiori, e in maniera molto barbara, con disegni stilizzatissimi, l'omino bastoncino se avete presente, e quindi mi ha preso un po' la sprovvista perché non era una cosa nelle mie possibilità. Poi chiarito il tipo di video che voleva fare, che non era un'animazione al passo 1 classica, come tutti i cartoni, come quelli che fa Gumiti, anche è fighissima, ma volevo una cosa simile, qualcosa che si muovesse. Mi è stato mandato un video esempio e una volta visto questo mi è stato domandato se ero in grado di farlo anch'io. Era un video di quelli dove c'è un disegno che tipo pian piano appare, poi ne compare un altro pian piano e via discorrendo. Quindi la mia risposta è stata sì, se faccio un video del genere ti prego amputami le mani perché è bruttissimo. E quindi ho deciso di puntare sulla motion graphic, ovvero animare delle immagini fisse con un po' più di variabili, diciamo. Era in effetti una tecnica che da molto tempo volevo usare per conto mio, ma non avendo mai tanto tempo per seguire dei miei progetti, diciamo che ho detto sì, figata, così almeno avevo un modo di utilizzarla in maniera costruttiva. Dunque, la prima cosa che è stata fatta è stato decidere lo stile più o meno dell'animazione e si è puntato su una cosa abbastanza fiabesca perché per il tipo di video col narratore, eccetera, ricordava un po' le favole e quindi ci stava bene. E come avete visto, ho disegnato con il pennello quello super pastoso che piace tanto a me perché non lo so, perché mi piace troppo e volevo usarlo a tutti i costi. Quello che state per vedere quindi non è un video tutorial perché era per me la prima volta, quindi la prima volta che usavo After Effects, a parte quell'unica volta che ho provato a usarlo per il video Good Girls Don't Edit Their Video, quello dove modificavo la faccia, insomma, le caratteristiche facciali, ingrandendo gli occhi, eccetera. E quindi non sono assolutamente in grado di spiegare come è meglio fare, però posso mostrarvi più o meno i vari passaggi che ho seguito io per arrivare al prodotto finito. Una volta deciso lo stile e decise assieme a Cindy quali fossero le scene da fare, ho realizzato per ogni singola sequenza un file con Photoshop a livelli. Ogni file conteneva tutti i personaggi, sfondi, oggetti, eccetera, della singola sequenza che andava realizzata. Ogni file l'ho creato inizialmente grande 1920 pixel per 1080, che sono le dimensioni di un video in alta definizione. In questo modo le immagini che poi avevo potevano essere usate per un video in alta qualità. Una volta delineato il rettangolo iniziale, dovevo pensare agli oggetti, ai personaggi, come si sarebbero mossi, quindi se fossero dovuti venire in primo piano o andare in secondo piano, e ai movimenti che volevo fare con la mia telecamera virtuale. Quindi se sapevo di dovermi spostare verso destra o sinistra nell'inquadratura o verso l'alto, dovevo aggiungere dello spazio attorno al rettangolo iniziale in modo da poter poi spaziare e avere effettivamente qualcosa da inquadrare una volta passata in fase di animazione. È stato un po' complicato perché non l'avevo mai fatto, però è una fase che ho pensato fosse molto utile perché anche per quanto riguarda lo zoom degli oggetti, se devi fare uno zoom all'indietro su un'immagine, questa diventa più piccola e quindi non va a sgranarsi, mentre se devi zoomarla rischi di trovarti un'immagine sgranata e quindi dovevo già pensare a queste cose e creare gli oggetti più grandi di come dovevano apparire inizialmente per poterli zoomare. Spero di non aver fatto confusione con questo intricato discorso. Una parte a parer mio molto importante di questo lavoro sono state le luci. Non ho usato luci
con After Effects perché non avendolo mai usato non sapevo neanche da che parte cominciare e comunque per quel che avevo idea funzionassero mi sembravano un po' troppo artificiali e si andavano a cozzare un po' col tipo di disegno che avevo scelto e quindi ho puntato piuttosto sul disegnare personalmente le luci di cui avevo bisogno. Nella fattispecie creavo dei livelli, oltre agli oggetti, eccetera, creavo dei livelli appositamente per le luci, che erano sostanzialmente delle macchie di colore sfumate, che poi in fase di editing andavo a fondere in maniera diversa, con diversi metodi di fusione, che sono come quelli di Photoshop in pratica, con i livelli sottostanti, in modo da dare atmosfere più romantiche, più magiche, più solari, a seconda della sequenza che stavo lavorando. C'è una scena in cui la luce che ho creato mi è piaciuta un sacco perché viene la luce dalla finestra e cioè mi ha fatto impazzire come mi è venuta fuori e ho detto ma l'ho fatta io perché insomma normalmente non faccio delle cose così fiche. Un'altra scena in cui la luce gioca un ruolo abbastanza fondamentale è una in cui la luce colpisce il volto di Cindy e in questa immagine ho disegnato su un file di Photoshop la luce che doveva colpire il viso e in un secondo momento, quando l'ho montato, ho fatto sì che questa macchia di luce colorata cambiasse di colore, in modo che sembrasse che la luce che colpiva il suo viso arrivasse da tipo un arcobaleno, una cosa del genere. Non so se ho passato l'idea, però speravo di creare un effetto abbastanza magico, in qualche modo. Una volta fatte le varie bozze, sono passata alle animazioni. Questa è la mia seconda fase. Ho usato degli effetti veramente molto semplici, in tutto 3, che ho mixato in maniere diverse. La prima cosa, il primo tipo di cambiamento di effetto che ho applicato ai vari oggetti, ai vari personaggi, è stato quello del semplice movimento. In pratica fissavo sulla timeline 2 punti temporali, ad esempio 5 secondi a seconda di quanto lunga o breve volessi fare la scena, e segnavo il punto da dove doveva iniziare, il punto A, al punto B. E semplicemente l'oggetto in questione, nell'arco di quei 5 secondi, andava a spostarsi da un punto all'altro. Questo mi ha dato modo, attraverso vari livelli, di dare un effetto di tridimensionalità. Questo è il primo effetto molto semplice che ho utilizzato. Il secondo è stato la scala, ovvero un oggetto da un momento a un secondo momento andava a cambiare di dimensione e quindi mi ha permesso di dare sempre questo effetto di tridimensionalità facendo partire l'oggetto piccolino magari e poi ingrandendolo. Mescolando questi 2 effetti, quello di spostamento e quello di scalatura, ho ottenuto l'effetto, spero, di zoom, come se io stessi entrando o uscendo da una scena. Il terzo effetto che ho utilizzato, sempre per lo stesso motivo, è stato quello di sfocatura, quindi un oggetto prima nitido, poi passava sfocato, in modo da creare un effetto di cambio di fuoco, come se io stessi riprendendo prima un oggetto in primo piano e poi uno in secondo piano. Sono tutte degli effetti semplicissimi da fare con After Effects, ma che mescolati in modi diversi a seconda delle scene, spero abbiano dato effetti diversi. Il quarto, che ho usato pochissimo per le tende, è stato quello di rotazione, ovvero l'effetto che mi permette di ruotare un oggetto nell'arco di tempo che desidero di un numero determinato di gradi e che quindi in questo caso dava l'idea di tende svolazzanti, perché ruotando sul proprio asse sembrava che fossero colpite dal vento, almeno questo spero. Una delle scene più carine da realizzare è stata quella della cascata, secondo me. È una scena in cui veniva nella narrazione citate le scritte di Cindy e, sebbene in un primo momento si fosse pensato di disegnare dei ritratti a caso, di disegnare dei personaggi a caso, si è deciso poi invece di inserire le vere iscritte di Cindy, prenderle in qualche modo partecipi del video e insomma far loro un regalo, visto che seguono sempre il suo canale. La prima cosa che ho realizzato è stato un file di Photoshop con una griglia di quadrati. Ogni quadrato poi sarebbe stato un'immagine di una delle iscritte. Ho diviso quindi questi quadrati, ho fatto vari livelli, raggruppandoli 10x10 con colori diversi momentaneamente per distinguerli e ho trasportato il file su After Effects. Con After Effects ho fatto in modo che ogni gruppo di 10 scendesse dall'alto come in una cascata. Prima partiva una cascata di fogli, poi una seconda, poi la terza, in momenti diversi,
e ogni livello l'ho fatto di una grandezza leggermente diversa, in modo che sembrasse che quelli che partivano in fondo fossero un pochino più piccoli, per dare un effetto sempre di tridimensionalità. Una volta creata l'animazione dritta, ho inserito la sequenza con la cascata all'interno della sequenza principale, quindi sullo sfondo, come un unico livello. E poi ho lavorato su quello, che quindi conteneva la cascata, girandolo leggermente, cambiandogli un po' la prospettiva in modo che non sembrasse scendere dritto. Ad ogni modo, quando la sequenza è stata finita, con questi quadratini colorati che cadevano dall'alto e non in maniera perpendicolare a chi guarda il video, ma leggermente di sbiego, sono tornata al file di Photoshop, e questa è la cosa più fica, e ho sostituito i vari quadratini con le foto che mi sono state mandate da Cindy, delle iscritte che hanno mandato per prime le loro immagini, e mi è bastato salvare quello per ritrovare poi le immagini sostituite ai quadratini. Questa è la cosa più fica, è appunto che puoi disegnare una bozza, animarla, quindi farlo in bassa qualità e concentrarti esclusivamente sull'animazione. Una volta che le animazioni sono pronte, è sufficiente sistemare e rifinire i disegni, e una volta salvato si ritrova la sequenza bella che finita. È una cosa molto carina, mi è piaciuto molto, altrimenti avrei dovuto disegnare bene tutto quanto e rifare le animazioni da zero, e avrei potuto attaccarmi, crocifiggermi al muro se avessi dovuto fare in questo modo. All'occhio dell'osservatore attento non sarà comunque sfuggito il fatto che la prima foto della cascata che ho inserito, anche se l'ho messa molto in basso, è la mia. Mi sono voluta inserire anch'io perché effettivamente anch'io seguo Cindy e mi faceva piacere far parte, insomma, anch'io del gruppo e trullallero trullallà. Comunque, una volta fatte tutte le animazioni, le ho semplicemente montate con Adobe Premiere e sono state relativamente facili perché avevo già calcolato inizialmente la lunghezza delle varie sequenze in base all'audio che avevo, e quindi ho dovuto più o meno prenderle e montarle su tali e quali nella linea temporale. Niente di più, niente di meno. Qualcuno ho dovuto accorciarlo un pochettino, qualcuno l'ho dovuto allungare un po', ma sostanzialmente il lavoro grosso era già fatto di editing, perché le sequenze avevano già la lunghezza. Sì. Una volta fatto questo, come vi ho detto, è bastato sistemare i disegni, quindi lavorare sui disegni e disegnare meglio gli sfondi, i personaggi. Per fare questo ho usato il mio pennello fichissimo di qui sopra e una palette di colori che ho creato prendendo una foto che mi piaceva moltissimo, perché aveva questi colori spenti, molto, molto caldi, mi piacevano molto, e alla quale ho aggiunto dei colori scelti da me, che erano il fucsia, l'azzurro, il verde acido. Ho voluto mescolare colori molto caldi e spenti, tipo le foto vintage, con dei colori un po' sparaflesciati, perché non volevo una cosa troppo smorta o che sembrasse un filmato antico. E quindi ho lavorato a vari personaggi che, come potete vedere, all'inizio erano degli omini sgorbietti e poi hanno assunto una forma un pochino più consistente. Fatto che questa è stata la volta di aggiungere la musica, i titoli di testa e i titoli di coda, e il lavoro era finito. Detta così sembra una cavolata, invece è stato abbastanza lungo. Non ho impegnato un mese e mezzo a fare solo esclusivamente questo, ovviamente, perché dovevo fare anche altre cose, tipo vivere, tipo respirare, però è comunque stato abbastanza impegnativo e sono molto contenta di come è venuto fuori, in effetti. Spero che vi sia piaciuto il video, la mia proto-animazione. Se non l'avete vista all'inizio e vi siete ciucciati prima il dietro le quinte, ve la rilinko. E niente, sono stanca ma felice. Spero vi sia stato di qualche utilità questo video. Nel caso vogliate provare a fare una cosa del genere, sappiate che è più fatica e pazienza a farlo che difficoltà tecnica nel capire come farlo, almeno utilizzando lo stesso mezzo mio e le stesse escamotage miei. E quindi vi auguro buona giornata, buone vacanze, buon tutto. E ci vediamo al prossimo video. Fra un sacco di tempo perché adesso sono stanca, devo riprendermi. Ciao!